Ma lo sapete quanto lavoro c'è dietro a questa pasta? Tutto inizia da qui, dal grano sì, che per noi è salute, è vita il grano, è qualcosa, è pasta, pane, e c'è grano e grano che noi sottovalutiamo. Oggi vi porto a scoprire un grano pazzesco, un grano che stava scomparendo. Sto in Abruzzo, questo grano si chiama marzuolo, è un grano che si semina a marzo e si raccoglie a metà agosto, fine agosto. La cosa figa qual è? Questo è il mio primo viaggio con i prodotti che stanno scomparendo e qualcuno, grazie a qualcuno, non li ripianta, non li fa scomparire, perché se scompaiono dei prodotti che sono autentici, autoctoni di questa terra, che cosa accade? Accade che snaturalizziamo i nostri territori e l'Italia invece deve essere un tesoro, un posto, un parco, un contenitore di tutto quello che ci appartiene e quello che è veramente nostro, perché sennò rischiamo che qua ci pianteranno invece del marzuolo, ci pianteranno, ne so, il grano americano. No, noi dobbiamo mantenere questi nostri prodotti che fanno la differenza. Lo sapete che cosa? Sì, renderanno di meno, ma sono più buoni. Quindi adesso vi faccio vedere tutto questo percorso, venite con me. Questo è il grano marzuolo, guardate che strano, c'ha dei baffetti che quando si maturano diventano neri. Adesso vedete ancora è verde il colore, quando maturerà, questo a metà agosto, fine agosto, sarà anche questo color oro. Ma come sarà la semola di questo grano? Allora la prima cosa verrà macinata a pietra e poi non sarà proprio gialla come siamo abituati a vedere le semole normalmente che compriate, che compriamo. Sarà un po' diciamo leggermente colorata da questa crusca che non sarà perfettamente gialla. Ma perché dobbiamo pensare di seminare questo grano? Per quale motivo? Perché ci sono delle aziende che sono dei luminari, sono delle persone che vedono oltre, sono persone che vogliono riqualificare il territorio, non lo vogliono snaturare, vogliono che rimanga la propria natura. E non mettiamo qua il grano americano che sarà, a differenza di questo, che cosa? Tutto quanto della stessa altezza, per facilitare che cosa? La raccolta, sarà tutto quanto quel colore che volete voi. Qui invece le aziende, come in questo caso questi Grano d'Abruzzo che mi ha invitato a vedere questa meraviglia, puntano su che cosa? Sulla qualità. Quindi l'Italia è questo, e come grazie a queste aziende che cosa fanno? Vogliono riqualificare, non vogliono perdere i propri prodotti, perché sennò diventerà un mondo tutto quanto uguale, dove ci avremo quel grano in qualsiasi parte del mondo. Invece qua deve rimanere Abruzzo, deve essere Roccapia, dove ci sta il marzuolo, e con questo marzuolo faremo un prodotto da, come dico io, buono da morire. Questo ancora non è pronto, ma questo sì. Quindi diventerà semola e da semola lo faremo diventare pasta. Vi porterò con me dentro al pastificio e vi farò vedere con questa semola come si fa la pasta in un modo semi-artigianale. Andiamo! Oh, guardate le cuffiette, siamo pronti. Ma con quel grano, come dobbiamo fare la pasta? Guardate qua, che contenitore di grano, sto con Leonardo. Allora ci sono 15.000 kg di semola di grano duro là dentro, dico bene Leonardo? Benissimo. Perfetto. E adesso questo grano andrà da qualche parte? Andrà sì, nella vasca di miscelazione. Andiamolo a vedere. Quindi vi faccio vedere come si fa la pasta. Loro sono i pastai, sono quelli che hanno la sensibilità per fare l'impasto giusto, perché poi cambia da tempo a tempo, per sbaglio può cambiare. Ok, vai. Allora venite qua, vi faccio vedere. Qui è il primo passaggio. Dalla semola che viene messa qua dentro, poi viene inserita mano a mano un po' di acqua, giusto? Esatto. Ok, fino a quando si farà questo impasto lentamente. Una volta che viene fatto l'impasto, viene estruso da una trafila, viene spinto, compresso, quindi è una trafila in bronzo. Adesso oggi stanno facendo i fusilloni, guardate. Appena fuoriesce la trafila, avete visto che viene tagliata, poi viene messa qui. Qua subisce una piccola pressiccazione di mezz'ora. Guardate la pasta adesso com'è, è così, è morbida ancora, però è bella asciutta, non è secca ma è asciutta. E andiamo a vedere quello che succede dopo. Dopo appena mezz'ora, guardate quello che succede, già è più asciutta.
ha una consistenza più asciutta, non è totalmente secca, si piega sempre, ma si piega con più difficoltà. Non potete capire che caldo fa. Siamo in estate, siamo a luglio inoltrato, fine luglio, ma non potete capire, quindi l'inverno si sta bene qua dentro. Sì, dai, sì. È un posto da venire d'inverno. Allora, cosa impressionante è che noi italiani siamo bravissimi. Lo sapete perché? Piccola azienda, organizzata, meccanizzata alla perfezione, e guardatevi intorno, la pulizia è strapulito, cioè proprio ti viene voglia di buttarti per terra e poi bacia pure il pavimento. È pulitissimo, un ambiente veramente, sembra una sala operatoria. Vi porto dentro proprio la camera di essiccazione, vedete qua. Fa caldo. Oh, Anto, fa caldo qua dentro. Qui si arriva al massimo a 50 gradi. Vedete, guardate che bella capiente, guardate. Si completa il carrello e va nella camera di essiccazione. Guardate. Si chiude bene, sembra un grande frigo, ma frigo non è. Asciugherà la pasta. Allora, all'incirca sono 24 ore di essiccazione, quindi è una lunga essiccazione, ok? Non è traumatica, che subito la essiccano come nei modelli industriali, con ora, con 2 ore massimo. Qua ci vogliono 24 ore, quindi piano piano viene asciugata e vedete proprio che la consistenza all'esterno della pasta cambia da una pasta industrialissima a una pasta semi-artigianale come questa qui. I fusiglioni ancora non sono asciutti, devono passare 24 ore, però abbiamo i paccheri, i mezzi paccheri. Quindi guardate, questa è asciutta, non la posso toccare, e guardate adesso arriva il confezionamento, la fase finale, l'impacchettamento, quindi scende il peso giusto all'incirca del pacchero, però poi dopo, avete visto, la signora, l'operatrice ricontrolla il peso, li sistema bene perché è una pasta delicata il mezzo pacchero, e poi li manda avanti. Quindi fino all'ultimo si vede l'artigianalità del prodotto, c'è una persona che sistema questi paccheri con amore, questi mezzi paccheri con amore, affinché non si rompano, non ci siano rotture. Viene imbustata, l'imbustatura già ci sono i valori nutrizionali e la data di scadenza, poi dopo viene etichettata con il marchio e poi verrà messa a posto dall'operatrice dentro uno scatolo. Normalmente contengono 12 pacchi di pasta, quindi 6 kg di pasta, e subito dopo verrà poi formato il pallet pronto per la spedizione. E dopo che è stata impacchettata e scatolata, ora dopo cucinare, poi faccio vedere che ricetta che famo, una cosa pazzesca, festeggeremo la metitura, faremo un evento fighissimo, vi farò uno scioguri, è una ricetta in onore di questa terra, di questa regione, dove ci sono gli ingredienti dell'Abruzzo. Grazie a voi. Allora, io che cosa ho pensato? Quando Stefania mi ha detto, mi raccomando, non prenda appuntamenti strani perché i giorni del 17 e 18 devi stare in Abruzzo, che c'è la festa della metitura. Ho detto sì, bellissimo, perché mi piace sta cosa, voglio festeggiare, voglio vedere come lo festeggiate. Noi italiani, noi abitanti di ogni singola regione, dobbiamo tenere stretti coi denti, con tutte le nostre forze, tutti i nostri prodotti, perché è facile avere lo stesso grano in tutto il mondo, il grano americano, quello canadese, quello che sia, ma avere i nostri prodotti, come in questo caso questo grano Marzullo, è una cosa, è un tesoro. Quindi noi dobbiamo tenerci stretti i nostri prodotti, non farli sparire, soprattutto alle generazioni che verranno. Detto questo, quindi la pasta col grano Marzullo, poi pomodoro la pera d'Abruzzo, l'aglio di Sulmona, un po' di pecorino, perché io senza pecorino il guanciale devo sempre usare perché se no mi sento male, e basilico, quindi l'ho definita una pasta e fagioli fresca. Allora, quindi facilissima, quindi la prima cosa l'olio, come dico io, l'olio buono. Andiamo con la pera d'Abruzzo, sto pomodoro mi ha fatto innamorare, lo uso anche ai ristoranti io questo qua.
lo schiacciamo, si deve sentire il profumo zuccherino del pomodoro. Il colore è pazzesco, sembra una pasta integrale. Infatti lei mi diceva, questa qua, sto grano lo maciniamo a pietra e ci sta un po' di crusca dentro, c'è questa cosa. Poi ho visto bene questa spiga con questi filamenti neri, è proprio veramente, Stefania oggi mi ha trasmesso l'amore che hanno avuto in Rostichella d'Abruzzo a ripiantare questo grano. Veramente è stato emozionantissimo, sta in mezzo a un campo di grano, diceva che te emozioni. No, è stato meraviglioso, circondato da tutte queste montagne, era una cosa meravigliosa. Con i fagioli che abbiamo già cotto, che ha cotto questo meraviglioso ristorante che ci ha... voglio fare complimenti e un applauso al ristorante che ci ha servito questa cena meravigliosa fino adesso. Sono stati bravissimi. Quindi il fagiolo, sto fagiolo che un po' è spappolato, quindi che fa pure la cremetta giusta, ok? Pecorino abbondante, così. Ah, oh, dai, va. Sì, stiamo scherzando. 2 colpetti quelli giusti, The Sound of Love. Grazie veramente, grazie. Quindi adesso mo pasta e fagioli per tutti. Come una cosa semplice, banale, come una pasta e fagioli può diventare una cosa pazzesca, un'esperienza fatta con una pasta pazzesca, con fagiolo sublime, un pomodoro da favola e un olio che te lo dica a fa, buono. Avete visto, dietro tanto lavoro per fare una pasta, però ma che pasta, non è una pasta normale. Quindi noi siamo quelli che vogliamo andare a trovare le cose particolari, le cose che sono nostre, le cose che stanno per scomparire, e qualcuno, grazie a qualcuno possiamo ancora mangiarle. Quindi questo è l'inizio di un viaggio, di tanti viaggi dove andremo a scoprire quei prodotti che proprio lì per lì abbiamo preso per i capelli e che stavamo veramente per perdere. Quindi che vi devo dire? Ragazzi, l'Abruzzo è meraviglioso, terra poco conosciuta ma c'ha tante cose buone da scoprire. Oh, però il nostro viaggio non finisce qua, continuiamo.